Il freno a disco è un dispositivo meccanico il quale scopo è quello di rallentare o fermare la rotazione di una ruota e il mezzo alla quale essa è vincolata. La pinza del freno solidale al telaio è la sede che ospita le pastiglie frenanti. Durante la frenata un meccanismo preme le pastiglie contro il disco generando una forza d'attrito direttamente proporzionale alla pressione. Nello sviluppo di un freno a disco vengono utilizzati materiali nobili, acciai che non si deformano. Si studiano delle forme specifiche con delle asole particolari in dei punti strategici, che hanno il compito di migliorare il potere raffreddante del disco stesso. L'obiettivo sul quale ci si concentra maggiormente è ricavare un disco che possa raffreddare nel minor tempo possibile e ovviamente nel miglior modo. È così che un design ideato da zero in un'azienda prosegue negli anni e si evolve, varia in base ai test in pista per arrivare al prodotto perfetto. Si parte dal disco originale e si iniziano a praticare asole e fori per l'alleggerimento. Si prova qualche variante e si stabilisce qual è la migliore in base alle reazioni, ai tempi di frenata e a quante deformazioni riesce a evitare o subisce. L'attenzione particolare sta nel creare un profilo che riesca a mantenere la pastiglia freno più pulita possibile e che riesca appunto a raffreddare meglio il disco. Le pastiglie sono costituite da una base metallica sulla quale viene applicato un materiale d'attrito di varia composizione. Lo strato d'attrito ha la funzione di generare una frizione sul disco freno quando viene premuto su esso. Per modificarne l'efficacia bisogna lavorare proprio sulla composizione di questo materiale. E qui si parte dal materiale organico, tipicamente composto da una resina organica come materiale legante e una parte fibrosa come rinforzo. Genericamente quest'ultima parte viene realizzata utilizzando più fibre di vetro di carbonio, metalliche, ceramiche, aramidiche e viene inoltre utilizzato un ulteriore riempitivo e un modificatore d'attrito che possono essere dei metalli in polvere, come rame, ferro, alluminio, zinco o gli ossidi alluminio o silice, per aumentarne le proprietà d'attrito. Ma per un utilizzo più spinto, come in pista, si può passare al materiale sinterizzato. La pastiglia sinterizzata è composta da un impasto particolarmente utilizzato appunto nell'ambito sportivo, caratterizzato da una mescola di polveri metalliche che vengono agglomerate e fissate al supporto tramite un processo ad alta temperatura e a pressione. La mescola organica scalda e perde efficacia su un utilizzo prolungato come quello in pista. La sinterizzata invece, grazie al suo procedimento di produzione, non cala in prestazioni e mantiene la frenata sempre costante. Lo spazio d'arresto è minore, la frenata è più modulare, il disco non si riga e dura nel tempo. Ovviamente, in base al tipo di guida, si sceglie il tipo di pastiglia e i due elementi, pastiglie e disco freno, devono lavorare all'unisono. Nel caso del nostro Hoop Disc abbiamo scelto un acciaio inox lavorato a laser, bonificato e rettificato, leggero, inossidabile, indeformabile e antistress, studiato per l'utilizzo prolungato e in qualsiasi situazione atmosferica o tracciato. La superficie di dissipazione è stata raddoppiata, così da mantenere bassa la temperatura d'esercizio, e il profilo definito al CAD è calcolato per riuscire a rasare completamente la superficie del materiale d'attrito, scaricare le polveri ed evacuare acqua e fango in qualsiasi condizione di frenata. Così nasce anche il profilo Wave, detto a margherita, studiato proprio per ottimizzare questo tipo di funzione. I freni sono uno degli elementi più importanti sul nostro cammino e solo scelte di qualità possono garantirne l'efficacia e una pronta risposta in ogni situazione. Continuate a fare muovere la passione.